Ciao amici del bosco, oggi facciamo foraging, impariamo a riconoscere altre erbe spontanee che sono preziosissime. Lo facciamo insieme a Wateki, una fantastica esperta che oggi ci accompagna in un viaggio in questa valle meravigliosa. Cibo è la nostra medicina e non medicina è il nostro cibo, come spesso succede in tempi moderni. Posso mangiarlo? Sentite che gusto fa. Sono proprio veramente beach snack. Sono originaria di Unione Sovietica, non vi dico che noi morivamo del fame, ma da nostra tradizione non è mai sparito avere questa possibilità di aggiungere qualcosa al cibo, alle dispense, che era spesso selvatico. Il cibo più semplice che il nostro corpo sa riconoscere, perché a questo cibo il nostro corpo era abituato per millenni di anni. Le erbe spontanee sono una grande risorsa, ti danno tante sostanze nutritive, sono anche medicinali, quindi ricordiamoci di rispettare il verde. Quando ci troviamo di fronte ad un prato selvatico non pensiamo che ci sia del disordine, ma che ci sia del buon cibo e delle buone medicine. Artemisia vulgaris. Artemisi sono tutti la pagina inferiore della foglia, bianca o comunque di diverso colore. Sono super amari. In realtà si potrebbe in piccole quantità mangiare artemisia, è anche utile. È pianta carminativa, previene diverse malattie, regola il ciclo, aiuta a tante cose, no? È antinfiammatoria. Ma in piccole quantità il modo più facile di consumarla con il cibo è seccarla e polverizzarla proprio in polvere. Impariamo a riconoscere il rafano selvatico, il cardo mariano e la cresta di gallo. Addirittura avete con segreto, tante volte sono venuta qua quando loro non c'erano a casa, ho raccolto 2 kg di questa pianta. Alcuni amano valeriano, rucola e tengono sempre un bustina di questa pianta per fare insalata. E io devo tenere sempre lei. Questa qua, oddio mio, quanto buona. Si chiama, in passato si chiamava Crisantemo edule, adesso si chiama Glebionis. Questa è una tra poche specie di asteracee, di quali anche la margherita cosiddetta infiorescenza stessa, mangiata interamente, è gustosa. Poi scusa, questo mi succede spesso, mangio campioni. Buona, sì, c'è di fungo. Allora, Glebionis, Crisantemo edule. Oggi ho imparato a riconoscere l'erba preferita di Wateki, che io non conoscevo, o meglio avevo visto, ma non sapevo che fosse così buona. Qual è? Cresta di gallo. In latino si chiama Glebionis sigillum, Crisantemo edule. Sapevate che esiste un crisantemo selvatico che cresce così in natura ed è edule e non solo fogli in realtà, che sono molto gustosi, ma tutte parti della pianta. Boccioli bellissimi, si mangiano anche freschi e sanno un po' di fungo, un po' di spezie, anche i fiori interi sono molto gustosi, molto morbidi, molto facili da mangiare. Questa è la pianta perfetta per mangiarla fresca, come nome vernacolare in lingua locale viene chiamata cresta di gallo, per questa forma della foglia che ricorda cresta di gallo. Questa pianta io la raccolgo e faccio così pezzetti già pronti per l'insalata. Si mantiene fino a una settimana in frigo in questo modo. Poi se volete conservarla fuori stagione anche, si raccolgono questi boccioli e si fanno dei sostituti dei capperi mettendoli sotto aceto, sono molto gustosi. Qual è il periodo migliore per trovarla? Diciamo che adesso sta per scomparire, quando la pianta comincia a fiorire e sta finendo il suo ciclo vegetativo, però cresta di gallo si trova già a gennaio, in alcuni posti anche a dicembre, ed anche ancora più gustosa quando è inverno. Sono troppo buoni. Che presto fare straordinari quelli che siamo. Ecco, è uscito pistillo. Questa parte qua si mangia, stupendo. Ed è morbido e gustoso. Si può usare freschi. Ecco, sappiamo bene dalle statistiche mondiali che 75% di produzione agricola venduta nel mondo costituita solo da
rappresentata da 12 specie soltanto di piante. Ma vi pare normale quando scienziati fanno analisi della mummia che è vissuta 5.000 anni fa e trovata nel Danimarca e aprono il suo stomaco e là ci stanno solo in un piatto che ha mangiato questa persona, erano più di 60 specie delle piante. Adesso io vi chiedo, voi per pranzo quante specie vegetali avete mangiato? La seconda pianta che impariamo a riconoscere e a mangiare è il cardo mariano. Ed eccolo il cardo mariano. Spesso forma anche grandissime macchie nei campi aperti pieni di questa pianta, facile da riconoscere dal caratteristico fiore e anche dalla foglia macchiata di queste macchie bianche, di queste striature bianche. La parte più interessante, secondo me, che ancora in primavera si mangia molto bene, sono questi costoli della foglia. Alcune persone che sono molto abili di fare questo lavoro lo fanno in un attimo, tantissime foglie, praticamente con coltello puliamo, togliamo via la lamina, la foglia, e il nostro interesse è questo bellissimo stelo che è dolce, gustoso, succoso e ricorda lontanamente cardo, perché anche se questa pianta è chiamata cardo mariano, in realtà il suo nome latino è Scilabum marianum, è un po' diverso genere dal cardus. E poi si mangia sia fresca sia cotta queste costole, e io addirittura nella nostra tradizione russa faccio anche sprimute di queste costole. Sono succose e dolci. E qual è l'interesse di mangiare questa pianta? È una pianta che è naturale epatoprotettore. Questa sua qualità è riconosciuta in tantissime medicine del mondo. Non solo protegge epatociti del fegato, sono cellule di fegato, ma sa convertire quelle che sono già in cirrosi in quelle normali. Quindi questa pianta viene impiegata in tantissime cure che coinvolgono danneggiamento pesante del fegato, incluso alcolismo. Buono, questo fa bene al fegato. Ma quello che succede è, nel mondo c'è salita problematica invece di omogenizzazione del cibo, che in tutti i paesi tutti mangiano sempre lo stesso cibo, e questo ovviamente non porta a sicurezza della salute, perché quello che noi mangiamo, quello noi diventiamo. E adesso cerchiamo invece la salvezza da tutte queste allergie alimentari, tutte queste problematiche alimentari che ci vengono, esattamente perché il nostro genoma non si è sviluppato così velocemente come il genoma di 9 piante che noi abbiamo adottato in meno di un secolo. Sappiamo bene che adesso da cibi, da zuccheri, vengono tantissime problematiche. Abbiamo preparato anche un vero e proprio erbario per imparare effettivamente a riconoscere e anche a dare un nome a tutte le erbe incontrate. Le conoscenze sulle erbe selvatiche si occupa la scienza che si chiama etnobotanica, no? Etnobotanici raccolgono statistiche nei villaggi di quali erbe, quante erbe, in quali generazioni venivano usate. Mentre in passato questo era qualcosa di arcaico che si passava da una generazione all'altra, adesso con sviluppo mediatico di spazio informativo, ognuno potrebbe cominciare ad imparare quello che rappresenta, appunto, come abbiamo detto, patrimonio, no? Etnografico di qualsiasi popolo e anche di questi altri popoli. Guardate, qua pure c'è questa pianta che è molto buona, in questa stagione si presenta già con dei frutti. Questa pianta si chiama Raphanus raphanistro, esiste in tutto il mondo e si è adottata a vivere in tutti quanti gli ambienti. Spesso hanno più segmenti, nella sua prima settimana di vita sono proprio veramente beach snacks. Quindi il rafano selvatico, e si mangia d'inverno foglie, più in primavera questa parte che somiglia un po' a broccoli, si cucina come broccoli, però si può mangiare anche fresco ed è molto gustoso, super valido nelle insalate. Ma la vera prelibatezza sono queste silique di rafano, che conosciuti in tantissimi paesi come un cibo snack. Infatti, per esempio in Irlanda, dove questa pianta si è abituata a crescere proprio sulle spiagge, sulla sabbia, la chiamano beach snacks. E sentite quanto succosa, quanto fa piacere
di masticarlo, sono proprio come un chips di una forma particolare, piacciono molto ai bambini e non sono per niente speziati, sono molto gustosi, dolci, succosi. E poi se vi mancherà di mangiarli in altri periodi dell'anno potete metterli sotto aceto e voilà, li avrete per tutto l'anno. È molto importante quindi conservare la memoria e la conoscenza sulle erbe spontanee, imparare a riconoscerle, sapere quando andarle a cercare, non cadere nei tranelli raccogliendo erbe che non sono buone, ma soprattutto conoscere come ciascuna di queste erbe ci può aiutare. Ma attraverso questo solo noi possiamo far diventare anche ecologia delle piante una cosa popolare e allora diventa che ecologia del pianeta non è una cosa da parte di quali parla solo Greta Thunberg, ma ognuno quando comincia a conoscere questa è marrubia, questa è selene, allora smette di essere semplicemente solo una parola di una pianta che magari è rara o preservata, no, sconosciuta, perché comincia a conoscere del nome, di vista e relazionarsi e quindi questo porta a completamente un nuovo livello di coscienza dell'essere del quale secondo me adesso abbiamo tutti molto bisogno. L'Italia con la sua biodiversità è un luogo perfetto per andare a raccogliere le erbe spontanee. Wateki, grazie, oggi è stata una giornata fantastica, ho imparato tante erbe nuove, ho imparato a conoscere te, avevo questa risorsa vicino casa e non sapevo. Bravissima, veramente un'esperta che conosce le erbe italiane ma anche di tante altre parti del mondo, quindi spero che ci saranno altre occasioni. Grazie, come diceva Ippocrate, cibo sia la nostra medicina. Ecco, buon appetito! Grazie, è il mio cibo e la mia medicina. Ciao, grazie! Ciao. I nostri... questo non ce l'ha. Mentre c'è in Tokyo